Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come realizzare San Giuseppe. Il tutorial della Madonnina l'abbiamo già fatto, ora andiamo a fare San Giuseppe in modo da costruire così la nostra natività completa. Andiamo a vedere come si fa. Per realizzare San Giuseppe utilizziamo il filato numero 8 con l'uncinetto 2,5 se lo volete fare la stessa mia misura. Andate a fare un anello magico di 6 maglie con il filato color carne, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Facciamo una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie lavorate. Ogni 2 maglie un aumento e saranno 24 maglie. Ogni 3 maglie un aumento e saranno 30 maglie basse. Facciamo un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 32 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 34 maglie basse. Lavoriamo per altri 4 giri 34 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 32 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 30 maglie basse. Facciamo un altro giro di 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Facciamo un altro giro di 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie e possiamo iniziare a riempire con la vatta sintetica. Una maglia e una diminuzione sono 12 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 10 maglie basse. Facciamo altro giro di 10 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 12 maglie basse. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Per il vestito di San Giuseppe io vado ad utilizzare il filato bianco e vado a sostituire così il filato color carne con il filato bianco e vado a fare ogni 2 maglie un aumento e saranno 24 maglie. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Lavoriamo le 30 maglie per altri 6 giri. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Facciamo altro giro di 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Lavoriamo per altri 5 giri 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e in totale saranno 42 maglie e poi lavoriamo successivamente le 42 maglie per altri 12 giri e poi stacchiamo il filo e andremo a fare la base di sotto per chiudere. Terminati i giri possiamo staccare il filo e poi andiamo a fare la base per chiudere il vestito. Per la base di sotto ho fatto un anello magico di 6 maglie, ho un aumento in ogni maglia e sono 12 maglie, poi ho fatto una maglia e un aumento per tutto il giro e sono 18 maglie, ogni 2 maglie un aumento e sono 24 maglie, ogni 3 maglie un aumento e sono 30 maglie, ogni 4 maglie e sono 36 maglie e ogni 5 maglie 42 maglie. Ho staccato il filo e questa sarà la base di sotto del vestito. Per il braccio andiamo a fare prima la base di sotto e poi andremo a fare la manica e facciamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e lavoriamo le 6 maglie per altri 11 giri. Andiamo poi a sostituire il filo dopo aver fatto i nostri giri e facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 8 maglie lavorate e poi lavoriamo con questo filato bianco le 8 maglie per altri 7 giri, poi stacchiamo il filo e andiamo a riempire con l'ovatta sintetica. Per la manica avviamo una catenella di 10 maglie, chiudiamo ad anello le nostre 10 maglie e lavoriamo 10 maglie basse nelle 10 catenelle. Facciamo un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 12 maglie lavorate. Facciamo altro giro di 12 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 14 maglie basse. Facciamo altro giro di 14 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 16 maglie basse. Facciamo altro giro di 16 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 18 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 18 maglie basse e poi stacchiamo il filo e andremo ad inserire così alla manica. Andiamo a cucire questa parte qui. Andiamo a chiudere, riempire bene con la vatta sintetica. Io ho messo anche un cerchietto qui di cartoncino e vado a chiudere la base prendendo sia la maglia qui della base del vestito che
il vestito stesso, una maglia di qua e una maglia di qua, e vado a chiudere tutto in giro. Se occorre vado ad inserire un altro po' di ovatta sintetica. Inseriamo la manica alla base del braccio qui e poi con ago e filo andiamo a cucire questa parte. Ripassiamo poi per rinforzare, poi con ago e filo andiamo a chiudere questa parte qui superiore del braccio dopo averlo riempito leggermente con l'ovatta sintetica. Chiudiamo questa parte e poi andiamo a cucire alla spalla. Qui possiamo mettere uno spillo e poi andiamo a bloccare. Facciamo la stessa cosa anche per l'altro braccio. Per la stola ho lavorato 60 catenelle e poi ho lavorato le 60 catenelle per 10 giri. Ho staccato il filo e poi ho bordato con un punto catenella e il filato dorato tutta la parte. Vado poi ad applicare la stola così intorno al collo e la vado poi a fermare così. Faccio una cintura di circa 60 catenelle e la vado facendo una semplice catenella e la vado ad applicare in vita. Naturalmente i colori potete scegliere a vostro gusto. Io ho utilizzato il filato color panna e il filato bianco e così ho fatto anche per la Madonnina e ho fatto il contrario, il velo l'ho fatto bianco mentre il vestito l'ho fatto color panna. Poi decidete voi naturalmente i colori che volete dare. Per i capelli io sono andata ad utilizzare della lana e ho utilizzato un uncinetto numero 3 solo per i capelli e ho fatto in questo modo. Li vado poi a applicare così, vado poi a cucire la parte in questo modo qui e poi aggiungerò la barba intorno così. Per i capelli ho utilizzato la lana come ho detto e ho fatto una catenella di 20 maglie. Potete utilizzare anche il filato in cotone se preferite. Lavorate le mie 20 maglie, ora vado a lavorare 16 maglie basse. Le ultime 4 andremo a fare 4 aumenti. Allora lavoriamo le nostre 16 maglie nelle prime 16 catenelle e come ho detto nelle ultime 4 vado a fare 4 aumenti, uno in ogni maglia restante. In totale saranno poi 24 maglie lavorate con questi ultimi aumenti. Ora ci troviamo in questo modo qui e vado a salire sulle 8 maglie fino ad raggiungere questo punto qui.
con delle maglie bassissime. Ho raggiunto questo punto con le maglie bassissime, praticamente ho saltato tutte gli aumenti che ho fatto e vado a fare 4 catenelle, 1 2 3 e 4. Inizio proprio da qui a lavorare i 4 aumenti, uno in ogni maglia, 2 3 e 4 nell'ultima. E vado a lavorare le 16 maglie lavorandole in costa dietro, quindi entro in ogni maglia qui lavorandola in questo modo, quindi ritorno verso l'alto. E proseguo così fino ad arrivare all'ultima maglia. In pratica dobbiamo fare andata e ritorno in modo da realizzare qui la base di sotto, che poi andremo un pochettino ad arrotolare e saranno i capelli dietro, mentre questa qui è la parte superiore che andremo poi a cucire sulla testa. Arrivata sopra, giro di nuovo il lavoro e vado a lavorare sempre lavorando in costa, e vado a lavorare prima le mie 16 maglie, poi vado a fare le catenelle. Arrivata alla 16esima vado a fare le 4 catenelle e poi risalgo con gli aumenti e proseguo così fino ad arrivare di nuovo nella parte superiore. Ho lavorato in questo modo qui fino a fare 1 2 3 4 5 6 giri. Ho fatto i miei 6 giri e ho staccato il filo, quindi semplicemente facendo andata e ritorno. Qui sotto abbiamo fatto gli aumenti, poi risaliamo con le maglie fino ad arrivare sopra e lavoriamo sempre in costa. E una volta che abbiamo fatto per 6 volte questo lavoro, possiamo andare ad applicare sulla testa. Andiamo ad applicare in questo modo, tiriamo un po' fuori la parte superiore così, fermiamo con gli spilli e poi andiamo a fare la barba. Fermiamo la parte centrale, la tiriamo leggermente sul davanti così e andiamo a dare bene un po' la forma, che poi andiamo a cucire con ago e filo. Poi facciamo la barba e la andiamo a cucire lateralmente qui, fermiamo sempre con gli spilli da un lato e dall'altro del viso, così, in questo modo. Per la barba facciamo 18 catenelle. Fatte le 18 catenelle andiamo a lavorare 2 maglie basse nelle prime 2 maglie, poi facciamo 4 mezze maglie, e poi facciamo 4 maglie alte invece di 4, quindi 1 2 3 e 4 maglie alte, poi facciamo 4 mezze maglie e poi facciamo le restanti
maglie basse. E questa sarà la barba del nostro San Giuseppe. Per i baffi lavoriamo 11 catenelle, lavoriamo poi 5 maglie basse nelle prime 5 maglie. Poi facciamo una maglia bassissima e di nuovo 5 maglie basse nelle restanti 5 maglie e possiamo staccare il filo. E questi saranno i baffi, e andiamo a fermare anche i baffi in questo modo qui. Fermiamo sempre prima con gli spilli e poi andiamo a cucire. Con ago e filo andiamo a fermare sia i capelli che la barba che i baffi, andiamo a cucire bene tutto intorno e blocchiamo per bene. Possiamo poi arrotolare un pochino i capelli sotto in modo da simulare dei ricci e diamo bene la forma. Inseriamo gli occhi in plastica e poi con un po' di filo nero andiamo a bordare un po' sia intorno agli occhi che andiamo a fare le sopracciglia. Passiamo un pochino sull'occhio e lo andiamo a bordare così in modo da realizzare le sopracciglia e le ciglia. E poi blocchiamo il filo e con un po' di filo rosa possiamo andare a creare il nasino passando semplicemente il filo da un lato all'altro così. Tra i vari oggetti del presepe possiamo anche comprare un bastone oppure possiamo comprare una lanterna e andarlo a applicare nelle mani di San Giuseppe, oppure possiamo prendere semplicemente uno spiedino, andarlo a tagliare a misura e fare così il bastone. Spero che questo tutorial vi sia utile. Andate a fare anche la Madonnina, così possiamo fare il presepe completo. Andremo a fare anche il bambinello, il bue e l'asinello. Vi aspetto al prossimo tutorial, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio, condividete il video e lavoriamo che ci consoliamo. Ciao ciao, alla prossima!